Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video della Garage Inc. Come ben potete vedere dal titolo, oggi sono qui per recensire un prodotto che ho utilizzato negli ultimi 3-4 mesi, ovvero il DJI Mini 4 Pro. Esattamente, quindi l'ultimo modello nonché top di gamma della classe mini di droni appunto di DJI, che ho pagato la modica cifra di 640 euro. Attualmente questo drone costa sullo store DJI 800 euro e su Amazon un nuovo costa 750 euro. Io l'ho pagato 640 euro, ma l'ho comprato su Amazon usato come nuovo e alla fine diciamo era proprio quasi praticamente nuovo. L'unica cosa era che la scatola era un po' danneggiata, dal video non si vede ma è un po' danneggiata, per il resto diciamo è stato utilizzato solo un paio di volte, quindi è come nuovo e per poco tempo prima che lo comprassi. Come stavo dicendo, oggi sono qui per rispondere a una domanda che tutti coloro che vogliono comprare questo drone devono porsi, ovvero vale la pena comprare questo drone a un anno dalla sua uscita e al prezzo di ben 800-750 euro? Beh, se volete sapere la mia risposta a questa domanda l'avrete dopo la sigla. Bene, prima di rispondere alla domanda se vale o meno comprare il DJI Mini 4 Pro adesso al prezzo di 800 euro, vorrei fare chiarezza sulle caratteristiche di questo drone, fare una serie di confronti e analizzare il contenuto della scatola. Come ben potete vedere, ho comprato l'edizione standard del DJI Mini 4 Pro con il radiocomando RCN2, che il penultimo modello, non l'ultimo che sarebbe l'RCN3 e che esce insieme nella Flymore Combo con il DJI Neo, e che però ha delle prestazioni inferiori rispetto all'RCN2, poiché la batteria dell'RCN2 dura ben 6 ore, mentre quella dell'RCN3 dura ben 3 ore e mezza. Inoltre l'RCN2 si differenzia dall'RCN1 poiché la distanza a cui il segnale può arrivare di ben 20 km nell'RCN2, mentre nell'RCN1 è di 10 km, ovvero la metà. Allora, il drone è sempre lo stesso sia nell'edizione standard che nell'edizione Flymore Combo. Inoltre, quindi ho scelto il radiocomando senza schermo, poiché il radiocomando con lo schermo integrato costa, se non sbaglio, 100-200 euro in più rispetto a quello classico, e sinceramente per quello che devo fare e per il prezzo comunque che ritengo abbastanza sostenuto, nonostante l'ho pagato 640 euro, non ritengo appunto necessario il radiocomando con lo schermo e va bene quindi per me anche utilizzare il telefono. Certo, è molto più comodo il radiocomando quindi con lo schermo, ma dipende anche appunto dalle necessità e dal prezzo. Andiamo al contenuto della scatola. Allora, come ben potete vedere, in questi 3-4 mesi di utilizzo del drone ho provveduto a comprare una custodia per il trasporto quindi del drone. Vediamo che ho pagato 20 euro su Amazon e che ritengo essere molto utile e comoda. Andiamo a vedere quindi il contenuto di questa custodia. Vediamo dunque al suo interno una serie di eliche di ricambio per il drone, un cavo che collega il radiocomando al telefono, però con la presa vecchia dell'iPhone, e un caricatore per il drone. Il filo di ricarica quindi per il drone. Troviamo quindi come pezzi forti il power bank, che ovviamente non è incluso nella scatola originale non è incluso quindi con il drone radiocomando, ma che ho comprato a parte per ricaricare quando sono fuori velocemente il drone. È un power bank da circa 10.000 mAh che mi permette di caricare completamente il drone almeno quindi 3-4 volte, che presenta una porta USB-A, una porta USB-C e una USB-A.
e con un display che indica, quando acceso ovviamente, la potenza di carica in entrata e in uscita e la percentuale di batteria del power bank. Questo perché, dato che io ho comprato l'edizione classica, quindi quella standard del drone, ho una sola batteria del drone e quando quindi dopo i 34 minuti di utilizzo si scarica, sono costretto quindi a non poterlo più utilizzare e a tornare quindi per metterlo in carica. Invece grazie al power bank, anche quando sto fuori, sono in grado di ricaricare velocemente di tornare col drone, quindi di farlo atterrare, però di ricaricare velocemente il drone in una mezz'oretta, 40 minuti e riutilizzarlo. In realtà sarebbe quindi meglio avere delle batterie di riserva, però ogni batteria costa 60 euro e quindi a livello economico è un po' costoso. Questo problema però non ce l'hanno coloro che hanno comprato la Flymore Combo, dove oltre al radiocomando e al drone avranno sì un set di ricambio per le eliche e uno zaino per trasportare il drone e tutti gli accessori, ma anche quindi altre 2 batterie oltre a quella già inserita nel drone e una stazione di ricarica per le batterie intelligente. Andiamo dunque quindi all'analisi dei pezzi forti, ovvero il radiocomando RCN2, che come ho già detto è il penultimo modello di radiocomando, ma l'ultimo a livello di potenza, dove troviamo quindi che è già avvitato gli stick, che di norma risiedono gli analogici, che di norma risiedono nella parte inferiore del radiocomando, in questi 2 scomparti, e tra questi appunto 2 scomparti troviamo quello di ricarica del radiocomando USB-C. Troviamo il tasto di accensione con la barra di carica che va da 1 a 4 pallini, troviamo quindi lo switch per le varie modalità di volo, quella normale, quella sport e quella Cinesmooth. Quella normale è quella più equilibrata, utilizzata da tutti, quella sport punta sulla velocità e su frenate quindi più brusche e quella Cinesmooth serve per riprese cinematografiche e viene utilizzata principalmente dai principianti, poiché presenta quindi movimenti più morbidi. Troviamo questo tasto che, se premuto una volta, permette quindi al drone di stazionare dove si trova, e se premuto, quindi tenuto premuto per qualche secondo, avvia quindi il ritorno del drone automatico al punto di partenza. Troviamo 2 tasti laterali, quello per switchare da fotocamera a videocamera e quello personalizzabile. Troviamo nella parte superiore il tasto per scattare fotografie, per iniziare la registrazione e per terminare la registrazione. Troviamo inoltre quindi la levetta per inclinare quindi la camera. E infine troviamo quindi lo scomparto dove appunto dove inserire il telefono per collegarlo al radiocomando, dato che non presenta uno schermo integrato. E nella parte quindi anteriore di questo scomparto è presente quindi il cavo da collegare al telefono USB-C. Detto questo, passiamo al vero e proprio pezzo forte, nonché il pezzo più importante, no, della scatola, ovvero il drone, il DJI Mini 4 Pro, che si presenta così confezionato già dalla scatola standard, e troviamo la protezione quindi per il gimbal a 3 assi e per i 2 sensori frontali, oltre che ovviamente per la camera. Troviamo anche una protezione per le eliche. Allora, troviamo quindi in 2 sensori nella parte posteriore e 2 nella parte anteriore, e troviamo inoltre altri 2 nella parte inferiore del drone per l'atterraggio, che insieme a questi 2 sensori troviamo quindi una luce ausiliaria che in parte è coperta da questa protezione per le eliche e che appunto è utile di notte per vedere quindi dove atterrare. Troviamo una serie di LED, quindi 2 LED qui sulla parte frontale di queste eliche, e troviamo quindi lo scomparto della micro SD, lo scomparto USB-C per ricaricare il drone, lo scomparto della batteria con la marcatura nella parte superiore C0 e con la scritta ultralight 249 grammi. Troviamo il tasto di accensione del drone con l'indicatore della batteria, e troviamo quindi in questo drone
un gimbal a 3 assi che permette quindi alla camera di essere particolarmente stabile anche in situazioni di forte vento e di forte velocità, e permette alla camera di ruotare, quindi di fare foto e video anche in verticale, a differenza di alcuni modelli precedenti che fra poco andrò ad approfondire, di droni quindi appartenenti alla classe mini di DJI che non hanno il gimbal a 3 assi. Detto questo, possiamo dedicarci quindi al confronto tra i vari modelli della classe mini di DJI e a valutare se questo drone è valido a livello di qualità-prezzo. Per quanto quindi riguarda i confronti, vorrei fare un recap delle varie caratteristiche dei droni della classe quindi mini di DJI, a partire dal Mini 4K, che è uscito da poco, da in realtà 3-4 mesi, ed è andato ad sostituire il DJI Mini 2. Il DJI Mini 2 che non presenta appunto la marcatura C0, poiché è prodotto prima delle norme in vigore, entrate in vigore nel 1° gennaio 2024, e non permette quindi la possibilità, come il Mini 4K, di fare video in 4K a 30 fps. Il Mini 4K è il più piccolo drone della classe mini, sia da aperto che da chiuso, presenta una batteria da circa mezz'oretta, di una durata di circa mezz'oretta, non presenta sensori per rilevare gli ostacoli. Gli unici sensori che presenta sono quelli posti nella parte inferiore del drone per l'atterraggio. Non presenta né LED né una luce ausiliaria, poiché non può essere utilizzato di notte, e non ha un gimbal a 3 assi, quindi può fare foto e video solo in orizzontale. Le foto sono a 12 megapixel. Ritengo che per il prezzo di 300 euro sia un ottimo drone per i principianti. Infatti l'ho provato, mi sono trovato molto bene con il DJI Mini 4K, ma l'ho cambiato poiché ho trovato quindi in offerta un'offerta che ritengo quindi estremamente vantaggiosa, il DJI Mini 4 Pro. Successivamente, quindi dopo il DJI Mini 4K, troviamo il DJI Mini 3, che già presenta un ottimo upgrade rispetto al DJI Mini 4K, poiché presenta l'HDR, è un drone molto più grande del DJI Mini 4K, ha una durata della batteria notevole, ovvero di circa 38 minuti, il drone che ha una maggiore durata della batteria della classe mini. È in grado quindi di fare sia foto che video in verticale, quindi presenta il gimbal a 3 assi, però non presenta neanch'esso quindi sensori o LED o luci ausiliarie. Il DJI Mini 3 Pro è in grado quindi di fare video in 4K a 60 fps, presenta quindi una visione degli ostacoli bidirezionale, perché presenta 2 sensori posti nella parte frontale del drone e 2 nella parte anteriore del drone. Ha una durata della batteria di circa 34 minuti, in grado sì di fare quindi video e foto con l'HDR sia in orizzontale che in verticale in 4K a 60 fps, e quindi è un ottimo drone, per poi passare al DJI Mini 4 Pro, che è l'ultimo modello, che presenta una visione degli ostacoli omnidirezionale, poiché appunto i sensori posti frontalmente non sono proprio frontali, ma sono posti quindi angolarmente, in modo tale da dare una visione omnidirezionale. Presenta la luce ausiliaria e i LED, come già detto in precedenza, e quindi è in grado di fare video in 4K a 60 fps, in slow motion in 4K a 100 fps, in hyperlapse. Presenta tutta una serie di funzioni come il tracking, quindi è in grado di seguire non solo persone ma anche oggetti, quindi anche veicoli, entro ovviamente un certo limite di velocità. Comparto fotocamera è in grado di fare quindi foto in 12 megapixel o in 48 megapixel, e il formato è o JPEG più RAW o direttamente RAW. È in grado di fare quindi in video, in foto, in formato H264-265, e fa video, come detto, in 4K a 60 fps, è in grado di fare video anche di notte
ha uno zoom digitale nei video 4K fino a 3x, nei video Full HD fino a 4x e fino a 3x per la camera, quindi per le foto in 12 megapixel. Ovviamente lo zoom digitale non è proprio diciamo un granché, però comunque è un'ottima aggiunta. La camera presenta un sensore CMOS da quasi un pollice con un diaframma da 1.7. Dunque siamo arrivati al momento di rispondere alla domanda che ho posto a inizio video, ovvero vale la pena comprare il DJI Mini 4K a un anno dalla sua uscita e al prezzo di ben 800 euro? Rispondere a questa domanda non è molto semplice, poiché sì, certamente questo drone ha una qualità elevatissima e vale la pena comprarlo, ma al prezzo di oggi odierno, quindi ovvero di 800 euro, non so quanto ne valga la pena, o meglio, ne vale la pena soprattutto per coloro che hanno bisogno di un drone con queste caratteristiche e che sono quindi dei professionisti. Per quanto riguarda coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta a un drone, ovviamente lo sconsiglio vivamente e consiglio come primo drone o il Mini 3 o il Mini 4K. Principalmente consiglio il Mini 3 perché presenta un maggior numero di miglioramenti rispetto quindi a tutti gli altri modelli ed è un ottimo drone rapporto qualità-prezzo. Ovviamente stiamo parlando sempre della classe di droni mini, quindi quella dove non è necessaria avere quindi la patente A1, A3 o A2, come nelle altre classi di droni. Vi lascia una serie di riprese e di foto che ho scattato quindi ultimamente con questo drone, per far vedere un po' la qualità del comparto videocamera e fotocamera di questo drone. Vi ricordo di scrivere quindi nei commenti se ho sbagliato a dire qualcosa, quindi vi lascio al test e noi ci vediamo in un prossimo video.